Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi iniziamo a introdurci alle NDE negative, perché esistono anche le NDE negative e nel contempo parleremo di un caso che affronterà due problematiche, l'NDE negativa e il suicidio. E quindi va ad uopo una premessa. Abbiate pazienza, ma come ho spiegato spesso in risposta ai commenti di alcuni che ritenevano che fossi troppo prolisso o altri invece che ritengono che parlo troppo poco, che andrebbe messa più carne sul fuoco e che vorrebbero più dettagli, spiego che quando parliamo di un argomento così delicato e sensibile, non tutti arrivano con la stessa capacità di capire, non tutti arrivano con la stessa preparazione. C'è chi segue da anni l'NDE, chi ha letto tanto, chi invece è la prima volta, chi capita per caso su uno dei video qualsiasi dell'NDE e quindi ha bisogno di un attimo per capire di cosa si sta parlando. E quindi chi è già più avanti abbia pazienza, al limite tira un pochino avanti il video e parte dalla storia. Chi invece è appena arrivato o vuole anche capire dal preambolo un pochino tutto quello che c'è da capire, segua pure il preambolo. Io meglio di così non so cosa fare. Scrivetemi qua sotto nei commenti se secondo voi va bene così, va male così, così magari mi so regolare, perché non sono nato divulgatore, ovviamente, e quindi devo cercare anche di capire come voi apprendete queste cose. Fra le altre cose c'è chi mi ha anche ripreso perché ho fatto un video sbucciando le patate, un altro video camminando per strada, eccetera, ma anche qua io cerco di approcciarmi all'NDE come tra amici, come al bar, come quando ci si incontra, come in famiglia, in maniera da non dare quell'aspetto del computo professore statico, giacca cravatta, che non lo sono fra le altre cose, che vi imbonisce, perché anche questo crea distanza. Quindi sto cercando di vari modi per comunicare questo grande evento della nostra vita, che è il passaggio dalla vita alla vita dopo la morte. Ed è già di per sé un argomento difficile da trattare, difficile da commentare e difficile da trasmettere, per cui cerco sempre di capire dove riesco a colpire il segno, quindi abbiate pazienza e tramite le vostre indicazioni cercherò di migliorare. Comunque abbiamo detto, oggi parleremo di un'NDE negativa, un'NDE negativa che per una serie di motivi si trasformerà in positiva, ma è sempre negativa un'NDE di un suicida o di un tentato suicida, perché se parliamo di NDE vuol dire che la persona è tornata in vita o è stata rianimata e per cui ce la può raccontare. E anche qua è un argomento difficile, è un argomento complesso, ha varie sfumature, però diremo che in linea di massima chi tenta il suicidio spesso vive un'NDE negativa. Vive un'NDE negativa perché è un rifiuto alla vita e quindi è anche un rifiuto alla vita dopo la morte. In genere si è capito per esperienza che le NDE negative o il famoso inferno personale, chiamatelo come volete, avviene perché c'è un rifiuto, un rifiuto di questo nuovo tipo di vita, c'è un rifiuto che la vita comunque vada avanti in una forma diversa e quindi si crea l'NDE negativa. Ma bando alle ciance e cominciamo col nostro racconto. Allora, la persona coinvolta non ha voluto che fosse dichiarato il nome, quindi lo chiameremo il signor Smith. Il signor Smith ha vissuto
una vita piuttosto triste da un certo momento in poi, in quanto 6 mesi dopo che si è sposato con la signora Smith, ha scoperto che la signora Smith lo tradiva. Tutto ciò ha continuato per anni, perché lui comunque amava la signora Smith e la signora Smith amava lui, nonostante lo tradisse. E non entro nel rapporto di coppia, mi raccomando, dopo i commenti possono essere i più vari. Comunque questa coppia va avanti, tanto da avere poi dei figli e andare sempre più avanti. Il matrimonio avvenne nel 1948, quindi parliamo di un caso che è stato ben studiato, ben vagliato, eccetera. E come abbiamo detto, la signora Smith era anche una bella donna, una donna piacente e innamorata del marito che si è sposata, però un po' birichina sotto le lenzuola, per cui comincia a avere rapporti extraconiugali fino ad arrivare al 1960, momento in cui il signor Smith inizia a essere fortemente depresso e non ce la fa più di questa moglie che lo tradisce, non ce la fa più di questo tipo di vita che lui non riesce ad accettare, perché comunque è innamorato della moglie, comunque la moglie non ha nessuna intenzione di lasciarlo perché li vuole bene, sarà la sua maniera, sarà una maniera sbagliata, sarà una maniera giusta, ognuno giudicherà secondo il proprio modo di sentire, però non lo vuole lasciare, non è che dice ti lascio me ne vado con un altro uomo, eccetera. Lei sta bene con suo marito, è che ogni tanto ha piacere andare con altri uomini e questo è il quid per capire l'esatta tensione che si crea in tutti questi anni nel signor Smith. Sera del 1960 il signor Smith mette a letto i bambini, dice una preghierina con loro, se anche lui ormai non credeva più niente, non credeva nelle preghiere, eccetera, li fa pregare, aspetta che si addormentino bene, quindi tira fuori dalla tasca una lettera per la moglie che aveva preparato, ovviamente la mette in bella vista e si accomoda in poltrona, prende una manciata di pastiglie per dormire, quindi sapete che sono piuttosto forti, e le ingoia tutte insieme, dopodiché inizia a berci dietro un paio di bicchieri di bourbon. Bourbon e i sonniferi cominciano a fare effetto, inizia a sentire un leggero intorpidimento ai piedi, ma ciò nonostante il signor Smith continua a bere, quindi il paio di bicchieri diventano 3, diventano 4, praticamente termina una bottiglia di bourbon. A questo punto il formicolio inizia a salire su per le gambe e dare un senso proprio di parestesia, quindi di paralisi delle gambe. Però oltre a questo la cosa non stava funzionando così bene, non c'era questo addormentarsi e poi morire che il signor Smith si aspettava. Quindi estrae un'altra manciatina di pillole, di sonniferi e le ingoia con un altro bel bicchierone di bourbon. E piano piano l'effetto si fa sentire. E il signor Smith inizia a cadere in un sonno e un buio profondo. Il signor Smith, cito contestuali parole, comincia a vedere come una specie di nuvola nera che gli si forma davanti agli occhi e che piano piano gli va incontro. Quindi si trova improvvisamente in un tunnel oscuro e buio e comincia a percorrerlo. Il signor Smith non capiva se era ancora vivo o se era morto e mentre attraversava questo tunnel buio si girò indietro e vide il suo corpo abbattuto sulla poltrona e quindi pensò, ah, è questa la morte? E improvvisamente sentì una voce dentro di sé che gli rispose, no, non dovrebbe essere così la morte, e vide un essere luminoso, meraviglioso, pieno di amore e di pace che gli si stava avvicinando. Definisce un essere di estrema bellezza, pieno di amore, compassione e calore. Così lo definisce il signor Smith.
la voce ripete: no, non dovrebbe essere così la morte, vieni che ti faccio vedere. E il signor Smith si sente trascinare da questo essere di luce, quindi lo trasporta con sé. Quindi quest'essere di luce lo porta come sul ciglio di un burrone. Guardando giù, il paesaggio era brullo e triste, non c'erano piante, non c'era acqua, non c'erano fiumi, non c'era niente. Era in fondo al burrone, era tutto rocce e terreno brullo, sassoso. E su questo fondo di burrone c'erano una serie di persone che camminavano a testa bassa guardandosi i piedi, continuavano a camminare in circolo. Una scena veramente triste, piena di malessere, piena di ansia. E così il signor Smith si sentì in ansia perché disse: questo è il mio destino, questo dovrò sopportare per essermi tolto la vita, per essermi comportato come mi sono comportato. L'essere di luce allora inizia a far rivedere la sua vita, inizia a far rivedere come si è comportato negli ultimi anni e come il suo alcolismo ha trasmesso dolore ai suoi figli, ai suoi bambini, come ha trasformato la sua famiglia, come ha trasformato il suo lavoro e come ha ridotto in inferno la sua vita. E quindi l'essere di luce gli dice: tu ti sei creato questo inferno come quei signori che stai vedendo che passeggiano intorno, come quelle anime che stai vedendo che passeggiano intorno guardandosi i piedi. Tu ti sei creato l'inferno e hai creato un inferno della tua stessa vita sulla terra. Poi gli fa vedere alcune cose che potevano succedere, che avrebbero potuto succedere nel futuro, vista la sua morte. Quindi la moglie che abbandona i figli che soffrono un dolore immenso per aver perso il papà, che comunque era il punto di riferimento maggiore perché è quello più presente, e i figli che cominciano a darsi anche loro l'alcolismo, la figlia che sposa un violento, anche lui alcolista, e quindi tutta una vita in sfacelo a causa di questa sua decisione, di questa sua mancanza di coraggio di affrontare la vita terrena e di migliorarla invece che buttarsi via in quella maniera. Il signor Smith si sentì molto triste, molto in ansia e molto rammaricato, nonostante l'essere di luce contenesse questa sua ansia, questa sua preoccupazione. E l'essere di luce probabilmente percepì che il signor Smith era profondamente pentito e che in quel momento pensava che se avesse avuto un'altra possibilità avrebbe cercato di migliorare la propria vita e quella dei propri figli proprio per impedire di avere un futuro come quello appena visto, come quello appena descritto. E quindi mentre si rammaricava di tutto questo, non sapeva che in realtà stava ottenendo una seconda occasione proprio perché il suo pentimento, il suo rammarico, il suo voler rimediare, questo stava richiamando all'essere di luce la supplica di poter rimediare all'errore fatto. A questo punto l'essere di luce gli fa un altro piccolo monito. Gli dice: hai visto che la vita non è solo tua, non puoi fare quello che vuoi, ti sei forse creato da solo, hai nessuna responsabilità nella vita? No, hai figli, hai il mondo, ti è stato donato tutto questo, la tua responsabilità è cercare di rendere tutto migliore. E quindi, però, adesso vai tranquillo, ti è stata data una seconda possibilità e quindi torna indietro e cerca di avere una vita migliore e di non scappare più dalla vita finché il Signore non ti chiamerà a sé, finché il tuo destino non ti porterà alla morte. Questo è il senso del messaggio che gli viene dato. In quel momento il signor Smith si sente, come dire, spingere indietro, vede l'essere di luce allontanarsi, ma in realtà è lui che si sta allontanando all'indietro. E improvvisamente sente freddo, sente molto freddo, apre gli occhi
e vede la sua bimba Nancy che inizia a sorridere. La bambina si era svegliata, era scesa e l'aveva trovato steso sul pavimento e quindi una volta che il papà e lì è stata accanto per le ore che il signor Smith è rimasto incosciente. Una volta che il papà si è ripreso, la bambina sorridendo ma anche lacrimando di gioia dice: papà, pensavo fossi morto, non ti sentivo più il cuore, eri freddo, eri gelato, e lo abbraccia. Nel frattempo il signor Smith sente dei rumori venire dalla cucina e a un certo punto fa capolino alla moglie e gli dice: ce la fai ad alzarti, vieni a fare colazione. Era venuta mattina. La moglie pensava che il signor Smith, come al solito, avesse fatto solo una grande bevuta e fosse stato fortemente ubriaco. Il signor Smith si alzò, si fece la doccia, fece colazione e da quel momento decise di cambiare la sua vita. La sua vita cambiò, lui chiese il divorzio, si divorziò, purtroppo ci rimise anche una parte dei soldi, come lui dice, però pur facendo fatica e sacrifici, visto che la moglie non volle tenere i bambini, come era stato fatto vedere dall'essere di luce, con grandi sacrifici riuscì a dare una buona educazione ai bambini e portarli all'età adulta. Ed è questo poi che lui ci racconta, ci dice che il suo cuore è pieno di pace, che non ha più nessuna paura da quel momento di morire e anche non ha più nessuna paura di affrontare la vita e cercare di cambiare le cose in questa vita terrena perché siano migliori. Cosa ci insegna questo racconto, questa NDE negativa che però poi diventa positiva? Attenzione che questa è l'NDE negativa più, tra virgolette, rosea che vi posso proporre, perché ci sono altre molto più terribili. Come abbiamo visto da questa NDE, la non accettazione né di questa vita né della vita dopo la morte può portare a un inferno che può essere il più terribile mai pensato, che non certo sono i diavoletti che pungono il sedere. Adesso io mi aspetterò ovviamente che dopo questo video molti religiosi mi saltano addosso, però io non posso che testimoniarvi quello che i testimoni di NDE riportano appunto nelle loro testimonianze, nei loro racconti, per cui ambasciator, come si dice, non porta pena. Noi stiamo cercando di capire qualcosa di più appunto attraverso queste testimonianze. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video, sapete che è motore e benzina per i nostri canali YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram, venite a trovarmi anche su Instagram se vi fa piacere, ma il canale Telegram è importante per comunicazioni che magari non si possono fare qua su YouTube e anche per tenervi aggiornati su altre cose, su altre novità che verranno fuori. Scrivetemi qua come al solito i vostri commenti, cosa ne pensate di questa NDE negativa. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!